Se 2 anni fa questa serie ci aveva tenuto incollati allo schermo grazie a colpi di scena, suspense ed un misterioso mondo ricco di game mortali, in questa seconda stagione per Alice in Borderland era arrivato il momento di fare un passo in avanti. Esaurito l'effetto sorpresa, bisognava andare oltre la novità, appagando lo spettatore con una storia ben strutturata e delle risposte soddisfacenti agli interrogativi introdotti nelle prime 8 puntate. Purtroppo la serie non soddisfa minimamente queste premesse, incappando negli stessi errori della prima stagione e non riuscendo a fare leva sui suoi punti di forza. L'intera seconda stagione è stata strutturata attorno alla risoluzione del livello successivo, nel quale il nostro gruppo di protagonisti deve affrontare e vincere i game delle figure. Per mostrare più game possibili, gli autori hanno ben pensato di far dividere i personaggi, facendo così assumere alla serie un carattere decisamente più corale rispetto a quello della prima stagione, dove seppur veniva lasciato margine ai secondari, il focus era sempre molto Arisu-centrico. Un'idea vincente sulla carta, anche perché non è che Arisu fosse tutto questo protagonista, faceva pena, quindi spostarsi sui comprimari per approfondirli durante i game sembrava essere una buona scelta. Purtroppo, per quanto mi riguarda, la traduzione di questa trovata è stata tutt'altro che soddisfacente. Personaggi interessanti che potevano essere sviluppati sono stati completamente accantonati ed in compenso abbiamo avuto degli sterili ritorni di cui volentieri avrei fatto a meno. La serie ha più volte dimostrato, come tra l'altro in alcuni casi in questa seconda stagione, di riuscire a presentare personaggi estremamente affascinanti dedicandogli pochissimo minutaggio, anche partendo banalmente dalla loro caratterizzazione estetica. Questo era uno dei suoi più grandi punti di forza. Bastava un flashback, un ricordo, un'azione, un breve scambio di battute e subito veniva fornito un bel quadro di chi avevamo davanti. Sarebbe stato logico continuare a spingere su quella direzione, invece hanno preferito affidarsi ad improbabili apparizioni di vecchie conoscenze che hanno tirato avanti fino alla fine in modi sempre più surreali. Un difetto che la serie ha sempre avuto sono i dialoghi. Nella prima stagione erano un'altalena. Ogni volta che un personaggio apriva bocca c'era sempre il dubbio uscisse qualcosa di valido o una battuta che sembrasse scritta da un bambino di 5 anni. Non ci si assestava mai stabilmente su un buon livello. In questa seconda stagione è esattamente la stessa cosa. Vengono alternati brillanti dialoghi a confusionari insiemi di parole affatto realistici, talvolta colmi di stucchevole retorica e moralismo spicciolo. A tal proposito possiamo collegarci ad un altro aspetto che nella serie non mi ha poi tanto convinto, ovvero la piega filosofica che viene sempre più accentuata con il proseguire delle puntate. Vista la situazione nella quale si trovano i personaggi, ci sta a lasciarsi andare a qualche riflessione sulla vita e sulla a dir poco opinabile bellezza di questo nuovo mondo, ma anche qui ritorna lo stesso problema. Raramente ci vengono offerti spunti interessanti e molto più spesso assistiamo a banalità disarmanti. Come per i dialoghi è un'altalena, come per l'idea di far dividere i personaggi risulta vincente sulla carta e fallimentare nell'applicazione. Un punto sul quale sono fermamente convinto è il miglioramento di alcuni aspetti tecnici. In particolare la regia risulta molto più godibile, soprattutto nelle sequenze movimentate. Certe scene riescono a mettere una discreta tensione e non è assolutamente un aspetto da sottovalutare in una serie di questo tipo. Parliamo ora di quella che senza ombra di dubbio è stata fin dal primo episodio la caratteristica più interessante di Alice in Borderland: la presenza dei game. Come detto prima, in questa stagione i protagonisti devono affrontare i game delle figure, più impegnativi e mortali di quelli trovati fino ad ora. Grazie ad un bello stratagemma, questi nuovi giochi danno l'impressione di essere una sorta di boss di fine livello, restituendo proprio la sensazione di una scalata fino all'avversario più impegnativo. Sfortunatamente, dopo una promettente partenza, i game cominciano a perdere di mordente e non convincono. A lasciare perplessi è soprattutto la loro scarsa difficoltà, visto il grado che dovrebbero avere, se comparati ad alcuni game della stagione precedente. Dove invece arrivano a convincere come struttura, a deludere è la loro risoluzione, tranne che in un paio di casi. Uno nello specifico è il game che mi ha convinto di più in tutta la serie, ma togliendo quello, il resto fatica a risultare anche solo vagamente interessante. La storia poi fa acqua da tutte le parti. Il finale è un disastro che in caso di terza stagione rende questa seconda un inutile girotondo fino a se stesso, ed in caso di conclusione non arriva neanche lontanamente vicino a rispondere a tutti gli interrogativi che la serie aveva messo in ballo, anzi scatena ancora più domande, alle quali non verrà mai data voce. Per spiegare nel dettaglio quello che sto dicendo sarò ovviamente costretto a scendere nello specifico. Per chi non
avesse ancora finito la serie, sconsiglio di proseguire con la visione del video. Partirò proprio dal finale, quindi gli spoiler stanno per arrivare a pioggia. Siete avvertiti. Gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Dopo aver completato tutti i game, come era prevedibile, i player sopravvissuti vengono messi davanti ad una scelta: diventare cittadini di questo mondo prendendo il ruolo di una delle figure, oppure rifiutare la cittadinanza e fare ritorno al mondo reale. Chiaramente tutti i nostri protagonisti rifiutano e vengono fatti tornare a pochi istanti prima del blackout che ha dato inizio a tutto. Scopriamo così che ogni personaggio incontrato nel corso della serie si trovava alla stazione di Shibuya nello stesso momento di Arisu, Karube e Chota. Quelli che erano sembrati come fuochi d'artificio si rivelano essere un meteorite che si era abbattuto su Tokyo devastando un'area della città. Le persone in arresto cardiaco erano finite in questo nuovo mondo governato dai game, nel quale veniva deciso se dovevano morire o tornare in vita. Insomma, ciò a cui abbiamo assistito era una sorta di limbo nel quale finiscono le persone in stato comatoso. Tutto è successo durante il loro arresto cardiaco, nella realtà era passato appena un minuto. Chiaramente nessuno si ricorda di ciò che è successo, ma tutti hanno l'impressione di essersi già visti da qualche parte. La serie si conclude con un inquietante zoom sulla carta del Joker. Personalmente avevo interpretato quella sequenza come il passaggio ad un nuovo livello, anche per il modo in cui è stata messa in scena. I protagonisti non erano sul serio tornati nel loro mondo e adesso si trovavano all'interno del game conclusivo, quello del Joker. Il che mi sarebbe andato bene, perché la spiegazione del meteorite lascia spazio ad un mare di incongruenze e forzature, ma a questo ci arriviamo tra un attimo. D'altro canto però, in caso di terza stagione e proseguo della storia, tutto ciò che abbiamo visto in queste 8 puntate risulterebbe inutile. Nessuno dei protagonisti è morto, non ci sono state date spiegazioni di nessun tipo, ancora non sappiamo cosa sia questo mondo e chi lo abbia creato. Di fatto non è successo nulla. Se dalla prima stagione salti la seconda e passi direttamente all'ipotetica terza, non cambierebbe una virgola. 8 puntate, anche abbastanza lunghe perché in più di una si supera l'ora, inutili. Nel caso in cui invece questo sia il reale finale della serie, dopo aver letto in giro sono andato a controllare e il manga finisce più o meno così. Prima di tutto non capisco perché non hanno trattato la figura del Joker come nella controparte cartacea, perché ripeto, proprio come messa in scena, la musica drammatica che sparisce per lasciare spazio a quella tensiva, il vento che sparecchia tutte le carte tranne una, il lento zoom su quella faccia inquietante, ogni cosa in quella sequenza lascia intendere che non sia un finale ma un aggancio per la stagione successiva. A parte questo, la spiegazione del meteorite fa acqua da tutte le parti. Ad esempio, se erano tutti alla stazione di Shibuya quando è successo, perché una volta usciti dal bagno Arisu, Karube e Chota erano da soli? Dove erano finiti Usagi, Kishiya, Kuina, En, Cappellino? Erano tutti alla stazione, no? Anche il cappellaio e Agoni erano a Shibuya. Più o meno saranno entrati in questo mondo nello stesso momento di Arisu e compagni. Quindi la spiaggia, quando è stata creata, non hanno proprio avuto il tempo materiale per farlo. A meno che non fossero lì da diverse settimane. Ma se erano alla stazione, l'unica spiegazione possibile è che tutti hanno avuto un arresto cardiaco in momenti differenti, magari anche a distanza di pochi secondi, che in quel mondo risultavano però come giorni o mesi addirittura. Ma ciò implicherebbe che il cuore di Arisu, Karube e Chota abbia smesso di battere nello stesso identico istante. Stesso discorso per il cappellaio e Agoni e via dicendo. Non proprio una cosa realistica, piuttosto una gigantesca forzatura. In secondo luogo, se è stata tutta una sorta di prova per decidere chi continuasse a vivere e chi no, come vengono scelti i dealer? Sappiamo che alcune persone in questo nuovo mondo non diventano player, ma dealer dei game, con il compito di organizzare i giochi e far perdere i giocatori. Sulla base di cosa vengono scelti? Per loro non c'è possibilità di tornare in vita, visto che non devono far collezionare le carte, quindi sono condannati a restare lì fino a morire. Ma perché? Quale spiegazione hanno dato ai giocatori che hanno accettato la cittadinanza e sono diventati figure? Si potrebbe continuare all'infinito, ci sono una marea di interrogativi che con questo finale non trovano risposta. Seguendo la semplice storiella del limbo, ogni regola che ci è stata mostrata di quel mondo crolla su se stessa. Accantoniamo il discorso finale, che tanto penso abbiate capito, per me, come lo guardi, non torna. Passiamo alla cosa che più mi ha mandato fuori di testa in questa stagione. Il plot armor dei personaggi. Anche nella prima i protagonisti sembravano essere intoccabili, è vero, ma Alice in Borderland mi aveva conquistato nel terzo episodio, quando senza stratagemmi aveva seccato di netto 3 personaggi che fino a quel momento parevano essere centrali nella storia. Prima di cominciare queste ultime 8 puntate, mia sorella aveva detto: speriamo non rispuntino gente come Agoni e Niragi, sarebbe assurdo. E io:
No, ma ti pare? Non è mica una serie di quelle. Ma li mortacci loro! Sti due per forza li hanno voluti rimettere in mezzo, non c'è stato verso di schiodarli. Mi sembravano Ita la maremma cane. Io da qua non schiodo, non schioderò mai. Fossero stati solo loro poi. Questi vengono tutti fucillati, crivellati di colpi, accoltellati, zaccagnati, perdono sangue idrante per ore e ce ne fosse uno che schianta. Usagi si svena, sta più di là che di qua, ma basta un fazzolettino e riprende colore che è una meraviglia. Qualcuno lo fanno pure risorgere praticamente, come Han e Gamba di Legno. Ma perché? Che bisogno c'era di non far morire nessuno? Ma soprattutto, perché spingere così tanto su Agony e Niragi? Erano assolutamente in grado di creare altri personaggi per questa stagione che non facessero assolutamente rimpiangere quelli vecchi. Ce l'hanno dimostrato con il Re di Fiori, ad esempio. Stupendo! Non a caso il suo gioco è stato l'unico che mi è davvero piaciuto, anche per come è stato risolto. Altri game erano validi, come quello del Jack di Cuori, molto interessante sulla carta, ma pessimo nella realizzazione. Come ha fatto il Jack di Cuori ad organizzarsi con la ragazza se quella in giacca e cravatta non la faceva parlare con nessuno? Quando e come hanno accordato questa cosa del colore dei biscotti? E perché si fidavano ciecamente l'uno dell'altra? Tant'è che alla fine lei muore proprio per dare retta al Jack. Basta usare un po' di logica e ci si accorge facilmente di quanti buchi ci siano in questa serie. Vogliamo parlare del Re di Picche? Io pensavo ci fosse qualche stratagemma dietro, invece alla fine è solo uno che spara. Ex militare, addestrato, mercenario, quello che vi pare, ma è uno con le armi. I player sono tantissimi. Posso capire all'inizio li prende alla sprovvista, ci sta quel panico, ma con un minimo di organizzazione non penso fosse così complicato piantargli una pallottola in testa. Ci fanno anche vedere che gli arrivano addosso in 4 tutti insieme e lo pigliano a pugni, ma cacciate in coltello e tritatelo! Quell'altra, per il 7 di picche, doveva fuggire dallo stadio che crollava, unica sopravvissuta per miracolo, e il re sarebbe sto clown. Ma per favore! È questo quello che intendevo per mancato bilanciamento di difficoltà tra i giochi. Vedasi anche Donna di Picche. Poi i game di fiori sono una partita di dodgeball e l'arrampicata su una corda. Il Re di Cuori è un labirinto al buio, nel Jack di Picche si menano tutti e basta. Un disastro questi game. Salvo solo il Re di Fiori, che è diventato a mani basse il mio gioco preferito della serie, e il Re di Denari, anche se pure lì carino, ma non poi così interessante. Mi aspettavo di più dai giochi di quadri. Almeno il re era un bel personaggio. Fa un po' una supercazzola filosofica non proprio sensata al 100%. Sinceramente, vista la sua ricerca di equità, mi aspettavo pareggiasse l'ultimo round con Kishiya in modo da far morire entrambi, ma spinto dalle esperienze che aveva avuto in questo mondo, decide di sacrificarsi. Che poi anche lì c'è un bel buco logico, perché ci fanno vedere che durante un game il K voleva lasciarsi morire, ma viene salvato da qualcuno che già avevamo visto nella prima stagione, il ragazzo azzoppato che Arisu e Usagi incontrano nel game della galleria. Il punto è che in quel momento il K di Denari ancora non era una delle figure, ma un giocatore normale, e sappiamo che per diventare uno dei cittadini deve essere completato il mazzo. L'incontro con quel ragazzo è avvenuto dopo il game della galleria di Arisu. Inoltre dal braccialetto che gli vediamo capiamo che lui già era un membro della spiaggia, ma questo quando è diventato K di Denari? C'è un'incongruenza temporale, oppure nel caso fosse già una delle figure non ha senso si trovasse all'interno del game, ma noi ce l'accolliamo. Ci sono stati sicuramente punti più bassi nella stagione. Come detto nell'introduzione, la serie non è stata in grado di spingere sui suoi punti di forza. Game per la maggior parte deludenti e personaggi trattati nel modo giusto solo in parte. Sono stato contento di aver finalmente scoperto qualcosa su Kishiya e di aver assistito ad una sua evoluzione. Vederlo sacrificarsi per Usagi era qualcosa di impensabile prima dell'incontro con il Re di Denari, ma mi è dispiaciuto troppo vedere in panchina per tutta la stagione Quina e Han. Ottimo l'approfondimento sul nostro cappellino, ma totalmente sciapo l'inserimento di Heia, la new entry nel gruppo di questa stagione. Insensato l'arco narrativo di Niragi, con lui non ho proprio capito cosa volessero fare. Se doveva avere una sorta di redenzione, avrebbe avuto senso far partire questo percorso dal game di fiori. Inutile trascinarlo avanti a sputare sangue se deve essere il solito psicopatico, tranne quando rifiuta la cittadinanza sul finale. Interessante il focus che la serie ha avuto sulle figure, in particolare quello sul Re di Fiori. Il dialogo con Arisu davanti al mare, sul loro essere diventati amici proprio grazie al game, è per me uno, se non il punto più alto dell'intera serie. Allo stesso tempo, mi sarebbe piaciuto avere più informazioni
sulla donna di cuori e vedere un ultimo game più combattuto. Ci sta che lei provi ad intortare Arisu con tutte quelle chiacchiere, ma veramente è bastato un nulla per trasformarlo in una pianta. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Esattamente come per i game, anche per quanto riguarda i personaggi, come per tutto il resto, la serie oscilla tra un buon livello e una mediocrità imbarazzante. C'è un'altra cosa che non mi è andata a genio, ma questa è una stupidaggine. Mi ha dato un po' fastidio che Mira, il final boss, non fosse il K di cuori. Immagino abbiano tenuto la donna come ultimo gioco per la citazione ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Anche la partita a croquet fa riferimento alla regina di cuori della fiaba di Carroll. Ma insomma, se mi dicono che il K è la difficoltà più alta, mi fa strano poi assistere ad un game teoricamente più facile per il finale. Sinceramente a questo punto non so se sperare in una terza stagione augurandomi di trovare qualcosa di veramente valido o lasciar lentamente sfocare nella mia memoria ciò che ho visto. L'unica cosa di cui sono certo è che questa seconda stagione di Alice in Borderland è stata per me un'atroce delusione. Quando avevo iniziato la serie non avevo aspettative e con sorpresa mi ero ritrovato davanti a qualcosa di più o meno godibile. Probabilmente per questo ci sono rimasto così male per la conclusione. Forse pretendevo troppo da un prodotto del genere. Magari affrontandolo con lo stesso atteggiamento che avevo 2 anni fa avrei reagito diversamente. Chi lo sa? Speriamo vada meglio con la prossima.